Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Madrid. Finalmente questa sera si torna, a mio modo di vedere, nel miglior stadio d'Europa per bellezza, atmosfera e tifoseria. Si va al Metropolitano, c'è il derby di Madrid, c'è Atletico Real. Let's go! Non a caso abbiamo fatto la intro in una delle piazze più belle e principali di Madrid, Puerta del Sol. Come sempre qui in Spagna il cielo non ha una nuvola, una giornata meravigliosa. E qui troviamo la statua dell'orso e del corbezzolo, simbolo di Madrid presente anche nello scudo dell'Atletico. Direi che la città si sta preparando adeguatamente alla stracittadina di questa sera. Come ho già detto in tantissime occasioni, sono letteralmente innamorato della tifoseria dell'Atlético de Madrid. Il principale ricordo che ho legato al Metropolitano fa sicuramente riferimento al ritorno degli ottavi di finale della scorsa Champions League, quando siamo venuti a vedere l'Inter nel settore ospiti. Vi giuro che non sono mai stato tanto impressionato da una tifoseria quanto quella dell'Atlético. Sembrava letteralmente di assistere a una partita in Sud America. Lo stadio tremava ragazzi, ma nel vero senso della parola, tremava. In quell'occasione tantissimi tifosi dell'Atlético mi avevano scritto sotto i commenti di quel video e nei DM di Instagram che quell'atmosfera era nulla in confronto a quello che si respira in un derby, ed il motivo per cui siamo qua è proprio questo, per goderci questa esperienza che, a quanto dite, è incredibile. Come sempre meraviglioso il Parco del Retiro. Volendo si possono anche prendere queste barchettine per godersi un po' di pace e un po' di sole. Il tema più caldo della serata riguarda sicuramente Vinicius Junior. Quello dell'esterno brasiliano sta diventando un vero e proprio caso in Spagna, visto che a causa del suo atteggiamento super provocatorio nei confronti degli avversari, in ogni stadio in cui gioca viene bersagliato di insulti e di fischi. Ecco, in un derby come questo sarà tutto sicuramente più amplificato. Da qualche settimana su Twitter sta circolando l'hashtag Metropolitano con mascarilla. Infatti per la partita di questa sera i tifosi dei Colchoneros si stanno organizzando per presentarsi allo stadio con la mascherina, in modo tale da poter insultare Vinicius in qualsiasi forma. Questo per evitare qualsiasi tipo di sanzione, come è successo al tifoso del Mallorca, che è stato condannato a 12 mesi di carcere per insulti razzisti rivolti a Vinicius e a Chukwueze nel febbraio del 2023. Sentir parlare ancora di insulti razzisti nel 2024 è veramente una cosa assurda, e ci tengo a sottolineare che io mi dissocio in qualsiasi modo da questo tipo di iniziativa. Ciò non toglie che l'atmosfera si prospetta incandescente. Purtroppo il Real questa sera dovrà fare a meno di Kylian Mbappé, che dovrà rimanere ai box per le prossime 3 settimane. Chissà che non sia l'occasione per la prima da titolare di Hendrik, che molto bene sta facendo e che l'altro giorno si è presentato in allenamento con un peinado bastante raro. Personalità tiene, eso seguro. Lato rojiblanco non vedo veramente l'ora di veder giocare dal vivo Julián Álvarez, l'aragna acquistato dall'Atletico quest'estate per 95 milioni di euro e che finalmente nell'ultima partita contro il Celta Vigo ha segnato il suo primo gol con i Colchoneros. Adesso è tempo di dirigersi al Metropolitano, perché fra circa un'ora ci sarà l'accoglienza del pullman dei giocatori dell'Atletico. Eccoci arrivati al meraviglioso Civitas Metropolitano, la casa dell'Atletico de Madrid. C'è già tantissima gente e da quella parte è proprio dove passerà il pullman. Noi adesso andiamo a prenderci la sciarpa della partita e poi attendiamo i giocatori. Io voglio assolutamente quella maglia lì. Scrivetemi nei commenti dove posso comprarla, perché è favolosa, favolosa. Questo è quello che intendevo quando dico che sono innamorato dei tifosi dell'Atletico. Guardate che fiume di persone in attesa dell'arrivo del pullman. ¡Madridistas hijos de puta! ¡Madridistas hijos de puta! ¡Échale huevos! ¡Atleti, échale huevos! ¡Échale huevos! ¡Ecco il pullman che arriva! Una cosa impressionante! ¡Puta Real Madrid! ¡Puta Real Madrid! ¡Puta Real Madrid! ¡Puta Real Madrid!
Da questo punto di vista la tifoseria dell'Atlético de Madrid ha pochissimi eguali nel mondo, anche se ad essere onesti devo dire che l'accoglienza contro il Borussia Dortmund era stata molto più intensa. Sono anche convinto però che il vero spettacolo si verificherà all'interno del Metropolitano. Dai che andiamo a prendere posto, let's go! Eccoci arrivati al Metropolitano e siamo arrivati giusto nel momento in cui l'Atletico sta entrando in campo per il riscaldamento. Questo è il nostro posto, il numero 2, c'è anche un cartoncino, immagino ci sarà una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio e questa è la visuale per questa sera. Stadio meraviglioso, nulla da invidiare al Bernabeu, l'atmosfera si sta accendendo. Eccolo, l'uomo più atteso della serata, Vinicius Junior. Dalla nostra posizione non si vede benissimo, però questo è il settore occupato dai tifosi del Real Madrid. Presentano le squadre, è il turno dei Blancos. Ovviamente non si sentono neanche i nomi dei giocatori, solo fischi, un fischio continuo. Nella tribuna si intravede quella che sarà parte della coreografia con lo scudo dell'Atleti. Sentite lo stadio a cappella. Lo stadio inizia a colorarsi di bianco-rosso per accogliere l'ingresso in campo dei giocatori. È il momento dell'inno dell'Atlético Madrid. Cosa vogliamo di più, ma cosa vogliamo di più? Che spettacolo! La coreografia Dell'Atletico recitava hasta il fin de mis días, ovvero fino alla fine dei miei giorni, mentre nella parte centrale era rappresentato lo scudo dell'Atletico. È iniziata Atletico Real, let's go! Primo pallone toccato da Vinicius, riempito di fischi, l'arbitro concede fallo e già iniziano le prime lamentele da parte della tifoseria Rocky Blanco. Non proprio apprezzatissimo Vinicius da queste parti. Occhio all'imbucata, avanza Modric, il croato la mette in mezzo, si salva in qualche modo la difesa dell'Atletico. Il Real però rimane lì, ha iniziato meglio della squadra di Simeone. Prova l'Atletico, il filtrante per Griezmann, cross in mezzo, Courtois, facile impresa. Palla in profondità per Sorlo. Se ne va, Julián Álvarez. La prima fiammata è per la squadra di Simeone, il pubblico si sta già caricando, primi 10 minuti veramente molto belli e molto vivaci. Recupera una gran palla di fisico e astuzia Griezmann, la dà in profondità per Sorlo, troppo corta, chiude bene Rudiger. Occhio Modric con spazio, Valverde prova il tiro, Oblak deve volare e mettere in calcio d'angolo. Un aspetto tattico particolare studiato dal Cholo Simeone è la presenza di Julián Álvarez largo a sinistra, occhio però il Real con Bellingham, lungo per tutti. Questo dimostra quanto Julián Álvarez, oltre ad essere un giocatore meraviglioso, sia anche duttile e versatile. Piccoli tifosi dell'Atleti crescono. Sorlo, Álvarez di fisico contro Carvajal, guadagna rimessa dal fondo e viene acclamato e applaudito dai propri tifosi. Atleti che in questa fase della partita è in pieno controllo del gioco, continua con il possesso palla in cerca di trovare qualche varco nella difesa madridista. Griezmann, tiro respinto da Rudiger. Bellingham, il fisico, che giocatore, fantastico, che classe Jude Bellingham. Partita che dopo i primi 10 minuti ha abbassato moltissimo i ritmi, è diventata una partita molto tattica, le due squadre si stanno studiando, ci servirebbe proprio un bel gol per animare la situazione. Brutta palla persa da parte di De Paul, se ne va in velocità Vinicius, indietro per Rodrigo, ecco Bellingham, Oblak,
Grande opportunità per il Madrid sui piedi di Jude Bellingham. Uno come lui deve fare decisamente meglio. L'Atletico si è salvata in questa circostanza. Fine primo tempo tra Atletico Madrid e Real Madrid, 0-0. Un primo tempo molto noioso, molto tattico, e il 4-4-2 di Simeone dice tutto. È esattamente la partita che aveva preparato. A noi che piace lo spettacolo questa cosa assolutamente non va bene. Ci auguriamo che nel secondo tempo lo spettacolo sia molto migliore, soprattutto in termini di occasioni da gol, di emozioni. Prima novità tattica di questo secondo tempo per il Cholo Simeone, che toglie Molina per mettere dentro Koke, probabilmente con il passaggio alla difesa a 3. Rudiger sventagliata, la mette giù di petto Vinicius, soliti fischi ad accompagnarlo. Militao con spazio Valverde, occhio che al tiro, Murato, calcio d'angolo per il Real, parte Modric, corto per Valverde che scambia con il croato. È uno schema. A un passo dal gol del vantaggio il Real. L'ingresso in campo di Samuelino ha fatto sì che Julián Álvarez adesso giochi nella sua posizione naturale di centravanti. Eccolo qui a ricevere, scambia molto bene con un tocco di prima al volo per Griezmann che allarga proprio per il neo entrato Samuelino. Lino in 1 contro 1, rientra, doppia finta, Julián Álvarez, no, Manca l'aggancio De Paul. Vinicius se ne va, atterrato da Lenormand e si becca anche il cartellino giallo. Calcio di punizione, Modric allarga per Vinicius e se ne va benissimo. Tchouaméni rimane lì, Militao, 1-0 Real, segna Militao e porta in vantaggio i blancos. Completamente ammutolito il Metropolitano. Ancora una volta uno schema da calcio piazzato eseguito alla perfezione da parte del Real Madrid, che sfrutta la prima vera occasione per portarsi in vantaggio. È avanti nel derby contro l'Atletico. C'è la curva dell'Atletico che sta tirando addosso di tutto a Courtois, che è esattamente sotto il loro settore. Il gioco non riesce a riprendere. Incredibile, hanno sospeso la partita. Hanno sospeso la partita per il lancio di oggetti a Courtois. Mai visto una cosa del genere? Ci sono Koke e Simeone che stanno andando sotto il frente atleti a chiedere che la smettano di lanciare oggetti in campo. Il Real Madrid è rientrato negli spogliatoi. Non si sa per quanto rimarrà sospesa la partita. Lo speaker ha appena fatto l'annuncio. La partita riprenderà fra 10 minuti e se si dovesse verificare ancora un lancio di oggetti in campo verrà sospesa definitivamente. Questa interruzione può risultare decisiva. Le carte in tavola potrebbero cambiare, potrebbe cambiare l'inerzia della partita. Che giocata di Vinicius, parte il tiro, Oblak. Che parata ha fatto Oblak. Che portiere ragazzi, ma che giocata anche nel prossimo pallone d'oro, vicinissimo al raddoppio del Real, vicinissimo al 2-0. Inizia a scaldarsi la situazione, c'è un po' di tensione in campo adesso. Llorente, Bellingham, non si passa quando c'è il 5 bianco da quelle parti. Mostruoso, in difficoltà qui Lenormand. Rodrigo la serve per Vinicius che viene spinto, si lamenta con l'arbitro e attenzione, vai faccia a faccia con Koke e gli manda un bacino. Adesso la situazione è tesissima. 81esimo, Atletico de Madrid 0, Real Madrid 1, 9 minuti più recupero alla fine. De Paul con spazio, lancia lungo per Samuelino. 1 contro 1 con Militao, si accentra, finta, gran parata di Courtois. Saranno 8 minuti di recupero. Incredibile, Valencia l'Atletico, fuori gioco, segnalato il fuorigioco da parte del guardalinee. C'è Simeone che sta protestando come un matto. Incandescente questo finale, sta succedendo di tutto.
Simeone fuori controllo, fuori controllo. L'arbitro dice di aspettare, il pubblico inizia a cantare. Sentite, fischiano le orecchie, fischiano le orecchie. Si aspetta solo la decisione. Il gol è buono! Pareggia l'Atletico! Questa è l'elezione del Metropolitano! Incredibile! Ha segnato Correa per l'1-1 finale! Adesso sì, il Metropolitano è quello che vi ricordavo! Un inferno, un inferno! Ragazzi, l'avventura di questo nostro primo derby madrilegno finisce qua. Il risultato finale è Atletico de Madrid 1, Real Madrid 1. La partita purtroppo non è stata delle più entusiasmanti che abbiamo visto, ma sappiamo, i derby molte volte sono partite sporche, molto tese, molto tattiche, e questa sera è andata effettivamente così. Fortunatamente il finale ci ha dato una serie di emozioni e situazioni impensabili: il lancio degli oggetti in campo a Courtois, la sospensione della partita, o gli 8 minuti di recupero, il gol a 30 secondi dalla fine da parte di Correa. Veramente un finale inaspettato. Io spero, ragazzi, che il video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!